Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Finalmente ho trovato un file che mi ha ispirato e che mi darà la motivazione di rendere il mio laboratorio più ordinato. Guardate quanto disordine c'è alla mia destra, punte di trapano, bit, inserti, chiave a brugola, non si capisce più nulla. Con questo adesso potrò fissarlo alla parete e tenere tutti i bit in ordine all'interno dei suoi alloggiamenti. Esistono tantissimi di questi tipi di supporti, quindi ho intenzione di creare qualcosa che mi renda tutto ordinato. Per fare questo utilizzerò la Sidewinder X2 dell'Artillery. Già vi ho fatto conoscere pure la Genius Pro, una stampante che funzionava benissimo, ma questa è superiore, sia per quanto riguarda le prestazioni, la velocità di stampa, che per quanto riguarda le dimensioni. Infatti abbiamo 300x300x400 mm di altezza. E ragazzi, arriva già praticamente montata? No. Non arriva montata, ma si monta in 5-6 minuti, perché addirittura ci sono le viti già posizionate nei suoi alloggiamenti. Bisogna ruotarle semplicemente posizionando il castello dell'asse Z e si monta in un attimo. Poi il reggibobina si incastra praticamente senza montare nulla, se non un pomellino a mano nella parte posteriore, e la stampante dopo 6 minuti che vi arriva è pronta per stampare. E questo è il primo video, perché io di questa stampante voglio fare almeno 2 recensioni, 2 video. Uno adesso, col primo utilizzo, quindi questo pezzo, questo Baby Groot, che vuole salutarvi con la manina già alzata. Poi un supporto per il cellulare ispirato al karate per mia figlia. Comunque vi farò vedere quello che ho ottenuto, ma voglio farvi vedere più che altro la stampante e spiegarvela. Poi nei video successivi vi farò vedere tutte le varie particolarità e tutto quello che stamperò per poter ordinare questa parete, perché così non si può guardare. Quindi guardiamo come è fatta. Iniziamo. E allora, parlando principalmente con appassionati di fai da te, ma anche di stampa 3D, voglio unire le due cose. E il primo pezzo di cui voglio parlarvi è questo supporto per poter sostenere appunto i bit. Ha a disposizione diversi alloggiamenti che mi permetterà di non avere, come ho detto poco fa, tutto questo disordine. Farò qualcosa anche per le chiavi inglesi, insomma vedrete una trasformazione nell'arco di un poco di tempo. Quindi questo è stato stampato però con un filamento che effettivamente non mi piace tantissimo, addirittura aderisce più del necessario. Guardate, qua ho avuto difficoltà a staccarlo, però come risultato finale, nonostante il filamento, a me è piaciuta tantissimo. E considerate che io ogni volta che recensisco una stampante mi metto nei panni di chi compra la stampante per la prima volta e non sa dove mettere le mani. Quindi così come l'ho tolta dalla scatola, ho semplicemente unito il castello dell'asse Z e la base e ho iniziato a stampare. Non ho nemmeno regolato le ruote eccentriche, che per fortuna erano già regolate perfettamente, e ora vi farò vedere comunque come si sistemano. Tra l'altro è una stampante direct drive, quindi vi permette anche di stampare filamenti morbidi, quindi elastici, come per esempio il TPU. Infatti, come vedete, non abbiamo Bodern, ma si inserisce il filamento direttamente nell'hot-end. Il piatto di stampa è in vetro microforato, tutti i movimenti ovviamente sono comandati dai motori che adesso vi farò vedere e azionati e spinti quindi da queste cinghie. Tutti i cavi sono ordinati, disposti bene. E a proposito di assi, di movimenti e di motori, questi sono i 2 motori che azionano il movimento dell'asse Z. Queste sono le 2 viti senza fine, sincronizzati nella parte alta da questa cinghia. Sempre in alto troviamo il reggibobina, comodo, molto facile da montare, quindi si avvita solamente con questo pomellino e già è pronto. Nella parte frontale abbiamo pure il sensore di fine e filamento. Poi guardiamo di nuovo la parte posteriore, dove abbiamo questo alloggiamento dove si va a posizionare il cavo durante il movimento del piatto, quindi ordinato anche nella parte posteriore, e questo invece è il sensore di fine corsa. Per quanto riguarda la regolazione delle ruote eccentriche, sull'hot-end dobbiamo agire sulla ruota nella parte bassa. Troviamo un dado da questa parte, basta avvitarlo e svitarlo e regoleremo quindi la pressione sul profilo. Invece per quanto riguarda le ruote che consentono il movimento nell'asse Z, bisogna agire su questa brugola. Questo è il sensore di fine corsa dell'asse X e questo invece è l'hot-end, che voglio farvi vedere un po' meglio. Con questa copertura in plastica, questo è il sistema che ci permette di inserire e disinserire il filamento, ruote dentate entrambe. Questo è il sistema che ci permette eventualmente di rimuovere il filamento manualmente ruotandola. Questa è la ventolina per raffreddare il filamento e nella parte più bassa abbiamo anche il sensore per poter fare l'autolivellamento. Un autolivellamento veloce che funziona molto bene. Da questa parte possiamo vedere le connessioni, quindi i cavetti che alimentano i vari motori e i sensori di fine corsa. Come vedete la lunghezza è molto ridotta, quindi il cavo esce direttamente alla distanza giusta per poterlo collegare, e questo ci evita eventualmente di poter fare confusione, sia per quanto riguarda la forma dei vari connettori che appunto per la posizione nella quale si trovano. E a proposito di connessioni e alimentazione, da questa parte troviamo ovviamente l'ingresso per l'alimentazione elettrica e troviamo il tastino di accensione, quindi colleghiamola
e vediamola accesa. Ora passiamo alla parte frontale della stampante. Questo è il display touchscreen a colori, questa è la penna USB messa all'interno del suo alloggiamento, ma troviamo anche l'alloggiamento per la micro SD, ma possiamo anche collegarla eventualmente tramite la presa USB al nostro computer, comandarla direttamente per esempio dallo slicer Cura. E a proposito di Cura, potete utilizzare tranquillamente il profilo della Artillery Sidewinder 1, quindi premiamo il tastino e accendiamola. Guardate come una volta accesa, oltre ad emettere questo beep che ci avvisa dell'accensione, la stampante è totalmente silenziosa fino a quando ovviamente non la metteremo in funzione, e comunque anche in funzione non è assolutamente rumorosa. Ma voglio farvi vedere il menu, poi guarderemo anche quello che ho stampato. Allora, dal menu possiamo accedere al comando di stampa, all'interno troviamo i file che sono nella nostra SD, possiamo scorrere verso destra oppure verso sinistra per scegliere i vari file. Abbiamo anche il comando tools che ci dà la possibilità sia di muovere gli assi, di preriscaldare, quindi possiamo decidere di scaldare ovviamente sia l'ugello che il piatto di stampa. Ovviamente possiamo mandare tutto in home. Questo è il comando per il livellamento, semplicemente ci dà la possibilità di spostare il nostro tende nei vari punti e poi regolare il tutto tramite le rotelline. Infatti il piatto va inizialmente regolato tramite le rotelline, oppure se preferiamo fare un livellamento manuale possiamo utilizzare semplicemente questo sistema. Ma questa stampante è un ottimo sistema di autolivellamento. Voglio farvi vedere proprio il livellamento come viene eseguito in automatico. Allora, togliamo i personaggi così ve li faccio pure vedere. Baby Groot vi ho fatto vedere all'inizio, solo che questa è una superficie simula il legno, quindi non è molto apprezzabile. Questo è invece un supporto per un cellulare. In questo caso si vede molto bene che è stata stampata con una definizione molto alta, sia nella parte posteriore con una aderenza fantastica. Questo si è staccato quando si è raffreddato semplicemente toccandolo, a differenza di questo che invece si era attaccato e ho dovuto faticare per staccarlo, ma qua dipende dal tipo di materiale. Infatti anche il nostro Baby Groot l'ho dovuto staccare con il piatto di stampa riscaldandolo nuovamente. Qua invece, allora, la stampa è venuta molto bene. Questo è un filamento lucido nel quale si vede praticamente qualunque tipo di difetto e non noto assolutamente difetti rilevanti, considerando che ho stampato, come ho detto poco fa, semplicemente accendendola e avviandola senza alcun tipo di sistemazione e regolazione. Qua però ho sbagliato un pochettino con l'altezza dell'asse Z, quindi come vedete c'è un minimo di zampa d'elefante, ma questo dipende appunto dall'altezza che dà l'operatore, quindi se decido di schiacciare troppo ovviamente è inevitabile. Quindi guardiamo il livellamento, ricordandovi che lo stesso ovviamente va fatto assolutamente con il piatto di stampa a temperatura di stampa e anche con il nozzle con la temperatura corretta. Quindi il primo comando da dare è questo: si alzerà un po' con l'asse Z, farà i suoi check per vedere i fine corsa, dopodiché si sposta al centro, si abbassa e fa un check per vedere qual è la sua distanza. A questo punto dobbiamo mettere un foglio di carta sulla base, dopo che si sarà spostato un poco verso destra, e muovendolo avanti e indietro dobbiamo regolare l'altezza con step di 0,025. Con questo saliremo e con questo andremo verso giù. Questi invece sono i comandi per accendere e spegnere l'illuminazione. Quindi in questo caso spegneremo e così accenderemo. Allora, comunque, dopo aver regolato l'altezza dell'asse Z, dobbiamo premere questo tasto e questo permetterà al nostro tend di fare uno spostamento su diversi punti, quindi si regolerà automaticamente compensando e dandoci una stampa perfettamente livellata. Si preme questo comando, si sposta, fa i suoi check nuovamente, poi questa ripresa la metterò accelerata e farà un livellamento su diversi punti, dopodiché bisogna salvare il tutto premendo su questo tastino. Dopo aver quindi fatto il check sull'ultimo punto, si ferma e si rimane in quella posizione. Per poter quindi salvare il tutto premeremo questo comando, come ho detto poco fa, e tutta la procedura richiede 1 minuto e 40. Quindi a questo punto muoviamo gli assi. Come vedete però, se guardate dall'alto, ovviamente il piatto di stampa va a coprire leggermente il display.
Secondo me risolverò un gran problema. Dietro ci andranno i bit più lunghi, davanti i bit più corti, bellissimo. Quindi andate a guardare il link per vedere questa stampante, sperando di ottenere un codice di sconto, perché se riesco vi faccio risparmiare un bel po'. E di questa stampante, come vi ho detto, ho intenzione di fare più video, voglio testarla bene e farvi sapere come va, anche sfruttandola a lungo. Detto questo, non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace cliccando sul pollicione lì su, cliccate anche sulla campanella dopo esservi iscritti e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!